Benvenuti nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato al logo 8 della Siemens e in questo video vedremo alcuni suggerimenti, alcuni trucchetti, alcuni tips and tricks di alcune cosette che forse conoscete già, altri non conoscono. Quindi andremo a vedere come creare in un testo scorrevole, un testo dinamico quando utilizziamo un testo di segnalazione. Quindi il testo invece di restare fermo scorre. Vedremo come utilizzare un grafico a barre per visualizzare dei valori numerici e come aumentare l'area di programmazione quando programmiamo sia in ladder o COP e FBD. Ed inoltre come creare due o più finestre di testo di segnalazione, come vediamo qua. Abbiamo due finestre, scegliamo quale vogliamo vedere. L'audio sarà sia in italiano che in inglese. E adesso possiamo andare avanti alla prossima slide. Innanzitutto creare un testo dinamico scorrevole, in English scrolling text on logo display. Il testo delle segnalazioni può essere visualizzato, come sappiamo già, in modo fisso, permanente, o anche può scorrere nel display come ticker. Cos'è sto ticker? In ambito Siemens Logo 8 il ticker è una funzione che permette di far scorrere il testo chiamato ticker. Un testo o anche un valore sullo schermo del dispositivo, offrendo così un flusso continuo di dati di informazione sullo stato del sistema. Perché è importante? Perché ci può permettere un monitoraggio continuo delle variabili di processo oppure di allarmi e di altri dati utili per l'operatore, rendendo quindi più facile la gestione e il controllo del sistema automatizzato. Possiamo scegliere di far scorrere i ticker in due modi, o carattere per carattere o riga per riga, poi vedremo qual è la differenza tra i due. Come facciamo ad impostare il ticker, lo testo scorrevole? Andiamo nella finestra delle impostazioni e scegliamo se vogliamo carattere per carattere, riga per riga, se vogliamo sul display logo, solo sul logo TD, oppure su entrambi, oppure sul server web, e io adesso l'ho impostato su entrambi, e poi vado a scegliere su quale riga voglio inserire il testo o il valore scorrevole. Vedete che ci sono 6 righe perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 le righe. Possiamo creare due testi di segnalazione, come vi dicevo prima, 0, 1, e scegliamo quale vedere. Vedremo come realizzare questa combinazione. Vedremo anche come modificare le dimensioni della finestra del programma. Change the size of the program window. Sarà successo sicuramente a molti di noi all'inizio, quando abbiamo usato Logo, di creare un programma linguaggio a blocchi e dopo che l'abbiamo creato un linguaggio a blocchi abbiamo provato a convertirlo, a trasformarci in linguaggio ladder e ci siamo accorti di un problema, che lo spazio della pagina di programmazione ladder non conteneva tutti i blocchi programmati in FBD. Oppure abbiamo voluto programmare direttamente il ladder, ma ci siamo accorti che non avevamo le righe sufficienti per completare il nostro programma, cioè lo spazio necessario per il programma. Come possiamo modificare l'area di programmazione? Si può modificare, certo, si può modificare con dei limiti, ma come possiamo farlo? Per aumentare l'area di programmazione del Siemens Logo è necessario si può fare solo dal software Logosoft Comfort, non possiamo farlo, modificare questa impostazione direttamente nel dispositivo, quindi direttamente nel PLC, cioè nel logo. Quali sono i valori massimi che possiamo impostare per modificare questo spazio? Il numero complessivo di pagine in funzione a blocchi, sia orizzontali che verticali, non deve superare il 100. E per quanto riguarda il copo e il ladder, non possiamo allungare il brodo, allungare il numero di righe su dove andremo a scrivere il nostro programma, più di 100 righe. Come facciamo a
modificare questi valori, per questo comando è disponibile nella barra degli strumenti, eccola qua, barra degli strumenti, questa è la barra standard, troviamo l'icona orientamento, quella con la scrittura 1, 2, 3, 4. Clicchiamo qui e poi andiamo ad impostare. Vedremo in che modo possiamo farlo. Ed infine come utilizzare un grafico a barre nell'area di segnalazione using the bar graph in the window message text. Un parametro, il valore dicevamo prima, di funzione programmata può essere visualizzata come grafico a barre, sia impostandolo in maniera orizzontale o verticale. Il grafico, questo l'ho già detto. Per inserire un grafico a barre nell'area di testo di segnalazione lo andiamo a prendere qua. Gli clicchiamo sopra, si apre una finestra che dobbiamo impostarne le proprietà e poi viene automaticamente posizionata nel testo di segnalazione. Quante grafiche a barre possiamo utilizzare? Fino ad un massimo di 4 barre di segnalazione. Bene, questo è tutto quello che andremo a vedere, ma adesso andiamo ad aprire il nostro Logosoft Comfort per applicare questi suggerimenti direttamente, vederli direttamente tramite con il software, con la creazione del programma e la simulazione. Bene, eccoci nel Logosoft Comfort, iniziamo con qualche blocchetto così da poter vedere il primo aspetto, quello del testo di segnalazione. Prendo 2 ingressi, anzi, sì, va bene 2. Vado a sistemarli come pulsanti e non come interruttori. E poi prendo ad esempio un timer. Timer ritardo all'attivazione. Vediamo se me lo lascia prendere. All'attivazione con memoria. Questo qui lo uso come trigger per far partire il mio timer e questo qui per resettarlo. Vado ad impostare il mio timer, ad esempio voglio che l'accensione ritardata sia dopo 8 secondi, qui potrei mettere i decimi centesimi di secondo. Ok. Vogliamo fare quelli professionisti, quindi come commento gli scrivo che questo è il mio start timer. Se mettiamo qua, e questo qui è il mio reset. Siamo a posto così. E questo è il mio reset. Ovviamente se vogliamo vedere il funzionamento mettiamo anche un'uscita così la vediamo accendere o spegnersi. Uscita. Andiamo in simulazione e vado a premere lo start e vediamo il funzionamento. Ritardo all'attivazione, dopo 8 secondi abbiamo la nostra uscita. Ecco, abbiamo quindi creato il nostro semplice programmino. Adesso andiamo a mettere un testo di segnalazione. Testo di segnalazione dove ci sono altri. Un bel testo di segnalazione, lo mettiamo qui che va bene lo stesso. E su questo testo di segnalazione poi ci vuole un ingresso, ma se nego l'ingresso è già attivo. Adesso su questo testo di segnalazione in uscita devo mettere qualche cosa per completare il collegamento. Posso mettere ovviamente, metto un marker, una memoria, per quale motivo? Perché su queste memorie posso decidere, cliccandogli sopra, di se utilizzarlo come marker di avvio oppure con questi valori. Queste memorie sono dedicate alla retroilluminazione bianca per il logo TD. Noi faccio per questo qua M25. Vado a
impostare il mio testo di segnalazione e qui mi trovo il mio blocchettino ritardo all'attivazione con memoria. E qui valore corrente, tempo restante, valore corrente, tempo restante, voglio vedere quanto tempo restante, eccolo qui, lo metto qua, e questo qua gli scrivo che è il mio timer. Bene, vediamo allora come creare un testo scorrevole. Vedete c'è scritto carattere per carattere o riga per riga, ma siccome non ho selezionato nessuna di queste righe, il ticker non è impostato. Voglio impostare qualcosa sulla riga 1 e voglio carattere per carattere. E qui vado a scrivere che questo qua è il mio... Facciamo così. Il mio testo scorrevole per esempio. Ok, andiamo in simulazione, vediamo che cosa succede. Ecco, vedete il testo scorrevole per simulazione, invece devo arrivare a settare questo, altrimenti non succede niente. E sto vedendo il valore del mio timer e così mi sono creato il mio testo scorrevole carattere per carattere. Qual è la differenza tra questo e quello riga per riga? Vado a chiuderlo, tolgo la simulazione altrimenti non posso fare modifiche, carattere per carattere, riga per riga, dipende poi dal carattere, se è tranquillo, se è esuberante, questo poi dipende. Scelgo questo qua, ovviamente riga per riga sono sulla riga 1, se questo testo fosse sulla 2 o sulla 5 dovrei scegliere ovviamente la casella giusta, ok? Rilanciamo il tutto, ecco, sembra che non scorra niente. Ecco, dopo un certo tempo viene fuori la seconda parte del testo. Adesso tra un po' tornerà di nuovo quello precedente, testo scorrevole. Questa invece è riga per riga. Vede la prima riga, la seconda riga e così via. Quindi abbiamo visto in che modo possiamo realizzare questo testo scorrevole, carattere per riga, in fila per due. Bene, chiudiamo questo qui, tolgo un attimo la simulazione e adesso andiamo a vedere invece come possiamo aggiungere un altro testo. Faccio così, prendo un altro testo di segnalazione per avere il secondo testo. Vado qui, altrimenti non riesco a lavorare. Vediamo se mi fa togliere queste righe. Prendo un altro di questo qua. Anche questa faccio M25, tanto per... M26 facciamo, se ne parla più, perché 25 l'avevo già usato. E ovviamente, siccome ne ho due, devo prendere un blocchetto logico OR da qui, OR da componenti logici, OR. Vi ricordo che tutti gli altri ingressi che non sono abilitati valgono 1, quindi non c'è nessun problema. Adesso andiamo a vedere cosa succede, perché questo qui gli ho dato dei parametri. Sull'altro invece non ho dato nessun tipo di parametro. Allora,
valore corrente, tempo restante, voglio vedere questa volta il mio valore corrente. Ecco, e lo metto qui. Lancio la mia simulazione e vedete che mi trovo il display del logo con retroilluminazione bianca e il logo TD con retroilluminazione bianca. Qui posso vedere, ovviamente sto vedendo sempre lo 0 che corrisponde a questo, invece così vado a vedere l'altro, l'1, dove ho messo il secondo. Se voglio vederli tutti e due, ad esempio, lo lascio così, uno per il logo TD e uno per il display del logo. Ovviamente se abbiamo i due, abbiamo sia il logo, ovviamente nel logo e il display c'è. Se abbiamo anche il piccolo screen per il logo TD, se non ce l'abbiamo, continuiamo a vedere o di qua o di là. Lasciamolo così. In simulazione, se vado a premere il mio start, ecco, uno mi fa vedere il tempo attuale, il tempo restante, e l'altro invece mi va con il testo scorrevole. Quindi anche in questo modo abbiamo visto come costruirci due testi di segnalazione, perché è sempre utile conoscere le cose piuttosto che no. Quindi vado a chiudere questo qui. Adesso che ci siamo creati questo, il nostro timer, vado a fare così, prendo altri due ingressi, faccio copia e incolla che vado prima, ecco, li metto qua. Ovviamente non si chiamerà più start timer, perché in questo caso, siccome voglio fare vedere la barra grafica, vado a prendere un contatore avanti e indietro, lo metto qui. Questo qui mi diventa il reset, questo va per i conteggi, gli altri due, questo serve per cambiare la direzione o in su e in giù in base se è 0 o se è 1, ma per adesso lo lasciamo stare, non vado perché voglio semplicemente vedere il funzionamento della barra grafica. Per quanti volessero saperne di più, nella mia playlist c'è anche tanti altri video dove parlo di tutti i tipi di temporizzatori e anche del funzionamento più approfondito di quello che sto facendo adesso del contatore. Faccio quello serio, invece di start timer commento, metto questo è il mio reset del contatore. Questo qui non è il reset, ma questo qua invece è l'impulso del conteggio, il counter. Ecco, lo mettiamo anche qui. Anche in questo caso mettiamo un'uscita andiamo ad impostare, perché se metto on off non lascio, se metto 0 non parte, quindi metto che deve essere on quando è 0 e se deve smettere di contare a 10 è il massimo. Bene, andiamo in simulazione. Ecco, questo per adesso non mi serve. L'uscita è già pronta, quando ovviamente con il mio counter arriva a 10 si spegne. Avrei potuto fare anche il contrario, che l'uscita ce l'ho non subito, ma l'uscita ce l'ho on quando è 10, si accende quando è 10 e off si spegne quando è 0. Simuliamo. Quando arriva a 10 si accende. Bene, fatto questo possiamo vedere il funzionamento della barra grafica. Tolgo un attimo il resetto, quindi tolta la simulazione, facciamo più spazio. Andiamo a vedere allora come inserire la nostra barra grafica. Mettiamo che voglio
utilizzare questo testo di segnalazione e voglio metterlo qui. Inserisci grafico a barre, si apre questa finestra per mettere le caratteristiche della nostra barra. Innanzitutto voglio sapere a quale blocco applicarla. Vedete che io ho due blocchi, ma mi fa vedere solo il blocco contatore avanti e indietro. Allora la domanda che sorge naturale è: ma il temporizzatore posso vederlo in una barra grafica? Sì, ma non in maniera diretta come in questo caso, ma dopo fare un breve esempio per vedere come visualizzare il temporizzatore nella barra grafica. Ok. Qual è il valore minimo? 0. Qual è il valore massimo che abbiamo impostato? E chi se lo ricorda? Quant'è il contatore massimo? 10 mi sembra, sì. La larghezza ovviamente sono due celle, due caselle. Se metto due caselle diventa complicato. Siccome tutte le caselle nel suo insieme sono 16, posso mettere direttamente tutta la barra 16. Ovviamente la divisione, se la divisione delle 16 caselle è lo spazio di un'unità, si arrangerà in automatico. Per quanto riguarda poi la direzione, può essere orizzontale o verticale, va bene così. Eccoci di nuovo nel programma, dopo aver cliccato, dopo aver sistemato il nostro testo di segnalazione e ricordandosi ovviamente di cliccare su OK. Mandiamolo in simulazione. Ecco la mia barra grafica. Comincio a 2, 3, quando arrivo a 10 sul display del logo TD vedo che si è riempito completamente il suo spazio. R7. Quindi abbiamo visto in che modo inserire una barra grafica per vedere ad esempio un conteggio. Dicevamo, ma allora non è possibile vedere invece il timer? Sì, è possibile. Togliamo la simulazione e vediamo come fare. Bene, per poterlo fare abbiamo bisogno di una modifica a questo programma. Abbiamo bisogno di un blocchettino di operazione matematica, perché abbiamo visto che la barra grafica accetta solo dei valori numerici. Qua ci sono valori di secondi, millisecondi, quindi diventa più complicato. Allora andiamo a prendere un blocchetto di operazioni matematiche, sì, più o meno non mi ricordo dove, eccolo qua. Operazione matematica, facciamo così. Prendo tutto questo qua e lo metto leggermente più in giù per avere più spazio. L'operazione matematica porto già che sia attivata e adesso vado a fare questa operazione qua. Devo collegare il valore dei secondi con la mia operazione matematica. Questo così, questo lo metto così e vado a collegare il mio valore qui sul primo ingresso. Per quale motivo? Perché adesso non sto a spiegare l'operazione matematica in tutti i suoi dettagli, perché come dicevo prima sulla mia playlist c'è un video dove spiego questo blocchetto delle operazioni matematiche. Vedete che c'ha 4 parametri e qui ci sono i miei 4 parametri. Ovviamente questo l'ho collegato sul più 1, quindi sul V1 devo fare il valore che trovo qui, il valore che trovo qui, più che cosa? Più 0 mi va bene, ok. Più 0, più 0, più 0, quindi il valore che vado a trovare lì. Ok, adesso questo blocchetto io potrei anche lasciarlo così, oppure per evitare, funziona lo stesso, non cambia assolutamente niente. Però se voglio fare quello bravo, vado a prendere
un marker analogico, lo metto qui tanto per chiudere il collegamento, ma funziona anche senza questo marker. Ok, vado un attimo a cambiare il tempo, facciamo un tempo 10 secondi, va bene qualsiasi tempo e non cambia niente. Ok, e vado adesso a inserire la mia barra grafica in uno dei due testi di segnalazione. Ecco, vado a scegliere ad esempio questo. Vedo che qua c'ho già il conteggio del timer e sotto posso mettere la mia barra blocco, ovviamente sulla mia operazione matematica, valore lascio da 0 a 1000, metto tutte le scelle, tutte le 16, ok, scusate un attimo, nulla, cosa mi è successo? Non l'ho messo, ok, blocco da 0 a 1000, tutte 16, non gli ho detto ok, eccolo, infatti, ok, un'altra volta, ok. Bene, a questo punto, scusate, qui mi è scappato il pallino che mi dà l'abilitazione, il not, vado a mandare la mia simulazione, qui c'è il mio timer, qui c'è la mia barra grafica che andiamo a lanciare il nostro timer. Questo è il tempo che trascorre e questo è il tempo massimo. Questi due valori li vedrò anche qui. Bene, vado a lanciare. Ecco, vedete? Mancano 4 secondi, vengono 3, quando arriva a 0 ha completato il suo percorso. Con il reset di a 0 e lo faccio ripartire. E sì, devo un attimo andare qua. Bene, quindi abbiamo visto questo discorso, questa funzionalità della barra grafica per il timer. Ovviamente adesso stiamo andando in up, posso far andare il timer in down, e così si sente un po' depresso. Brutta, non è è una bruttissima cosa la depressione. Se c'è qualcuno depresso che sta seguendo questo video, gli faccio i miei migliori auguri e spero che veniate fuori. Bene, adesso chiudo un attimo perché voglio far vedere invece il countdown. Per fare il countdown, invece di, aspetta che faccio così, lo riporto a 0, tolgo la simulazione, invece di aver impostato il valore progressivo di qua più 0, perché ovviamente quindi mi fa vedere solo il valore progressivo, devo fare invece qualcosa di diverso. Annulla un attimo, tolgo questo valore qua, sì, se no me lo fai togliere, grazie, e questo qua invece di portarlo sul primo lo porto sul parametro 2. Infatti adesso mi trovo parametro 2. Quindi so che il valore massimo è 1000. Questa volta non faccio, devo fare la sottrazione del mio valore massimo, 1000, e quindi la barra grafica partirà già piena, meno il tempo progressivo che mi trovo nel mio timer. Poi più 0 non mi cambia assolutamente niente. Ok?
andiamo in simulation, ecco, vedete qua è già pieno, e così invece va a countdown. Quando arriva a 0 la barra grafica è terminato, è completamente svuotata. Bene, quindi abbiamo visto questi due aspetti della nostra barra grafica, ma c'è ancora altri che vorrei farvi vedere velocemente, perché potremmo farlo con molta semplicità anche con un ingresso analogico. Vediamo che io abbia un ingresso analogico. E il mio ingresso analogico vado a collegarlo con un blocchetto di amplificatore analogico. Ogni tanto non sono moltissimo, ogni tanto un po' di rimbambimento. Andiamo su temporizzatori, no, eccolo qua, analogico, amplificatore analogico. Vado ad metterlo lì, ovviamente quando lo mando in simulazione, non avendo nessun sensore analogico collegato al mio PLC, lo faccio andare da 0 a 1000, dove vi ricordo che 1000 corrisponde a 10 volt e 0 a 0 volt. Bene. Adesso in questo caso posso utilizzare il mio blocchetto senza bisogno di operazioni matematiche e lo facciamo su questo qui. Questo abbiamo il contatore, blocco, vedete contatore, operazione matematica, amplificatore analogico. Da 0 a 1000 ci sta bene. Facciamo 16, ok. Poi, se volessi vedere il mio amplificatore analogico per vedere il valore singolo, metto il AX amplificato, anzi no, voglio vedere il mio AX amplificato, lo metto qua, ottimo, applica, ok, andiamo a simulare, eccolo qui, questo qua non ho messo il valore, ma non ho messo il testo, però questo è il mio ingresso analogico e questo è il mio valore analogico da 0 a 1000, dove sei analogicos. Eccolo qua. Ecco, non me lo fa vedere, complimenti. Un attimo. Vediamo. Sì, vediamo dove ho sbagliato, perché qualcosa ho sbagliato. Apriamo il testo di segnalazione. X amplificato. Ah, ecco perché ho messo l'offset. Offset. Oh, bellissimo. E non quello giusto. Quindi, amplificatore analogico, ho messo l'offset e lo togliamo. E non ho messo la X amplificato, che posso anche mettere qua, e quindi scrivo che questo è il valore analogico. Ci sta. Applichiamo, ok, adesso dovrebbe andare, rilanciamo tutto, ecco 700, 700, complimenti, andiamo a agire sul nostro
ecco, andiamo verso 1000. Ecco, possiamo agire anche da qua, voglio portarlo a 500, seleziono e scrivo 500. E quindi abbiamo visto anche l'ingresso analogico. L'ultimissima cosa, altrimenti il video diventa lunghissimo e poi ci si stanca, a parte che si può vedere anche come un serial televisivo a puntate, andiamo a vedere l'ultima cosa. Il grafico a barre utilizzato per valori non numerici, quindi analogici, ma per valori digitali. Bene, vediamo come fare. Ad esempio, prendo un altro ingresso così facciamo un esempio nuovo. Metto questo mio ingresso qui. Questo ingresso va a comandarmi qualcosa, posso metterlo su un'uscita. Eccolo qua. Ovviamente, essendo un ingresso numerico, essendo un digitale, per poterlo vedere nella grafica a barre ho bisogno, come per tutte le altre volte, di questo qui, del blocco matematico. Blocco matematico 1000 più 0, ok, mi va bene, e vado a mettere anche in questo caso una AM, una memoria analogica, marker analogico, faccio così perché tolgo un attimo il suo megaconnettore perché lo collego con il valore dell'ingresso. Quando I con 5 e quindi Q con 3 è 0, il valore sarà 0, altrimenti il valore quando è 1 sarà uguale a 1000. Andiamo a sistemare il nostro tabella, il nostro testo di segnalazione, spostiamo più in giù, mettiamolo qua, questo facciamo così tanto non mi serve, vediamo dove c'ho più spazio dei due, un attimino, bene, mettiamolo qua. Cosa voglio vedere? Lo mettiamo qui e voglio vedere, innanzitutto prendo segnale off, ingresso digitale, quello si chiamava, non mi ricordo, i 5 più o meno, sì, eccolo l'ultimo, ok. E a fianco qui vado a mettere il mio. Cosa voglio vedere? Voglio vedere il mio operazione matematica da 0 a 1000, 2 facciamo 3, ok. Chiudiamo il tutto, mandiamo in simulazione e devo andare a premere il mio pulsante, eccolo qui. Ecco, vedete che premendolo si legge on e si è acceso anche il mio LED. Spento, acceso. Quindi abbiamo visto anche quest'ultima parte, come fare in modo che un segnale digitale possa essere visualizzato, ovviamente non una barra progressiva, ma giustamente o è 0 e 1, vedere come se fosse un LED. Bene, rimane l'ultima cosa da far vedere, in che modo aumentare le dimensioni del nostro foglio. Ecco, innanzitutto facciamo, ecco qua, attraverso questa iconetta, tolgo la simulazione altrimenti non lo fa, vedete, converti in ladder. Eccolo qua, convertito in ladder e il programma è entrato, c'è sta tutto.
Ma cosa succederebbe se... No, non devo salvare. Se dovessi... perché l'impostazione del mio 1 a 1, ok, annulla. Bene. Cosa succede se invece, perché avevo già trasformato prima il mio in 100 righe, facciamo in modo tale invece che partiamo da questo qui voglio vedere, eccolo qui, vedete, mi dice, aspetta un attimo, facciamo spazio, eccolo qui, orientamento orizzontale verticale 1 a 1. Posso fare due pagine orizzontali e una verticale. Cosa succede? Vediamo. Aumenta lo spazio, diminuisco lo zoom altrimenti non lo vedo bene. Ecco, vedete, vediamo la prima pagina, in verticale c'è ancora spazio fino qui, ma se nel caso non avessimo finito tutta questa pagina, possiamo aggiungere una seconda pagina delle stesse dimensioni a fianco. Pagine 2, posso fare 2 orizzontali e 2 verticali, quindi avrei questa disposizione, 1, 2, 3 e 4, diminuiamo così si vede meglio, diminuiamo ancora, vediamo che succede, eccolo qua, 1, 2, 3 e 4, ovviamente fino ad un massimo di 100 pagine. Vediamo un'esagerazione, se ho in orizzontale ne voglio 50, in verticale 2, ovviamente 50 per 2 fanno 100, ma se faccio 50 per 3 e 3 verticali mi dice, oh, caro il nostro ragazzo, per tutte le pagine l'orientamento orizzontale e verticale, orientamento sia che sia orizzontale per verticale sono validi solo per valori da 1 a 100. Se tu non sai moltiplicare 50 per 3, te lo dico, fa 150 e quindi non puoi starci. E invece facciamo 1 per 1 e torniamo come prima. Facciamo un po' di zoom. Ecco. Adesso questo programma noi lo convertiamo in COP. Vi dicevo che tutto il programma ha 100 righe perché l'avevo già messo l'avevo usato come 100 righe per programmi precedenti. Faccio così, vedete, orizzontale per verticale 1 per 4. Posso fare orizzontale per verticale 1 per 100. Eccolo qua, e c'ho arrivo al massimo. Ovviamente in questo caso, quando abbiamo il ladder, non conviene fare orizzontale 2 verticale perché siamo abituati a lavorare in verticale. Se faccio verticale 101, 101 non me lo dà nemmeno perché mi dice che vado oltre. Allora facciamo così, gli dico che voglio in orizzontale 2 e in verticale ne voglio 51, mi dice guarda 2 per 51 supera il valore di 100, annulla. Bene, allora vediamo cosa succede invece, abbiamo visto come realizzarlo, ma se dovessi fare un nuovo programma, quindi parto da qua, schema a contatti ladder. Adesso ho un certo numero di righe, ma sono quelle impostate precedentemente, vediamo cosa succede. Questo è l'orientamento 1 per 1, 1 per 1, vediamo quante ne ho, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arrivo a un valore di 20, 20 sono le mie righe di default. Se faccio 1 per
100. Ecco, possiamo vedere che anche dalla barra di spostamento le righe sono molto, molto, ma molto di più. Quindi con un massimo di 100 righe, 100 segmenti di programma. Bene, questa era l'ultima cosa, spero che il programma sia stato di vostro gradimento, che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale dove oltre al logo trovate molte informazioni riguardo al PLC S7 1200, al TIA Portal, all'HMI e moltissimi altri argomenti. Quindi buona continuazione con la vostra navigazione e arrivederci al prossimo video.